Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi andremo a realizzare insieme la borsa Ginepro, un modello ricavato da un nuovo kit ideato e rivenduto dal laboratorio artigianale Intrecci Preziosi. Appena ho visto questo nuovo kit pubblicato sul loro sito, non ho saputo resistere, volevo assolutamente realizzare per me questa borsa e ho pensato di realizzare per voi questo tutorial così da darvi uno spunto creativo per creare la vostra borsa Ginepro. Utilizzeremo una lavorazione estremamente semplice ma secondo me molto raffinata, con apertura e chiusura a giro invisibile e ovviamente vi seguirò passo passo lungo tutti quelli che sono i passaggi fondamentali per replicare questo progetto. Andiamo quindi a vedere insieme tutti i materiali di cui avremo bisogno e ad uncinettare insieme la nostra borsa. Se questo video sarà di vostro gradimento, vi invito poi a farmelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. Il kit Ginepro in vera pelle è realizzato dal laboratorio artigianale di Intrecci Preziosi. Vi lascio il link al loro sito scritto qui sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. Il kit si compone di diverse parti. Abbiamo la patella 27 x 20 cm con doppia fascia superiore e attacchi barra. Nella patella troviamo già direttamente la chiusura a girello con il maschio realizzato su supporto in pelle. Nella parte superiore della patella sono già presenti i fori per andare a cucirla direttamente sul nostro corpo borsa. Abbiamo poi un fondo rettangolare misura 24 x 11 cm con già presenti tutti i fori perimetrali. A completare il kit una fascia salvaspalla misura 33 x 4 cm con catena e moschettoni per una misura totale di 110 cm. Come vi ho anticipato, tutto il kit è realizzato in vera pelle e sul sito potete trovare tantissimi colori tra cui scegliere. In particolare io ho scelto la pelle color cammello. Sempre sul sito di Intrecci Preziosi potrete trovare il filato che ho scelto di utilizzare. Si tratta del filato intreccio, un poliestere testurizzato, lavorabile con uncinetto 3,5 oppure 4. È un filato che senza supporti ha già un sostegno alto, ideale per borse e accessori home decor. La rocca ha un peso di 500 grammi e ho scelto il color cognac. Andrò a lavorare il tutto con un uncinetto 3,5. Ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e ovviamente anche in base alla vostra mano di lavorazione. Avremo poi bisogno di un paio di forbici e di un ago con una cruna abbastanza grande per il nostro filato. Cominciamo il nostro progetto partendo dalla lavorazione del fondo. Andremo ad eseguire un certo numero di maglie all'interno di tutti i fori e in particolare nei 4 fori degli angoli andremo ad eseguire degli aumenti. Quante maglie dobbiamo lavorare all'interno di ciascun foro e nei 4 fori degli angoli dipende tutto da diversi fattori, dalla tipologia di filato che scegliamo di utilizzare, dal numero di uncinetto e ovviamente dalla nostra mano di lavorazione. Al termine della lavorazione del fondo dobbiamo infatti ottenere un risultato omogeneo, non dobbiamo avere maglie più strette o maglie più morbide. Per ottenere questo dobbiamo calibrare noi, in base a tutti questi fattori, il numero di punti da andare a lavorare all'interno dei vari fori. Nel mio caso, con questo numero di uncinetto, la tipologia di filato che vi ho mostrato e la mia mano di lavorazione, andrò ad eseguire 2 maglie basse all'interno di tutti i fori. Nei 4 fori presenti negli angoli andrò ad eseguire una sequenza di punti, composta da 2 maglie basse, una catenella e una maglia bassa. Questa sequenza subirà delle variazioni a seconda della posizione del foro nel quale mi troverò a lavorare. Vedremo ovviamente insieme tutti questi passaggi, che saranno per voi un esempio della lavorazione che potete andare ad eseguire all'interno dei vari fori. Fatto quindi un cappio al mio filo, vado ad entrare con l'uncinetto in uno dei fori presenti sul lato corto del mio fondo. Entro con l'uncinetto all'interno del foro e vi pongo sopra il mio filo.
dopodiché lo porto attraverso il foro e vado a bloccare il tutto come se volessi realizzare una catenella. Ho così realizzato la prima parte del primo punto da lavorare all'interno di questo foro. La seconda parte, quella superiore, la andremo a creare insieme con la chiusura del giro. Poiché devo lavorare 2 maglie basse all'interno di ciascun foro, vado a rientrare con l'uncinetto prendo il filo e lo porto attraverso ed eseguo un punto basso. Mi sposto nel foro successivo dove vado a ripetere gli stessi passaggi. Lavoro una e 2 maglie basse, all'interno dello stesso foro. Lavoro 2 maglie basse nel foro successivo. Devo ora lavorare il primo angolo del mio fondo. All'interno di questo foro dovrò lavorare 2 maglie basse, una catenella e una maglia bassa all'interno dello stesso foro, così da voltare il mio angolo. Entro all'interno del foro e, come nei fori precedenti, vado a lavorare 2 maglie basse. Realizzo una catenella e vado a ruotare il mio fondo così da avere frontalmente davanti a me il lato lungo del mio fondo e all'interno dello stesso foro presente nell'angolo vado a lavorare un punto basso. Proseguo lavorando 2 maglie basse all'interno di ciascun foro fino ad arrivare al mio secondo angolo. Come vi ho anticipato, la sequenza dell'angolo, 2 maglie basse, una catenella e una maglia bassa, deve essere variata a seconda dell'angolo che andiamo a lavorare. In particolare, i nostri punti devono essere lavorati a specchio rispetto all'angolo precedente. Nel primo foro nell'angolo, l'ultimo punto che abbiamo lavorato era la maglia bassa singola, preceduta da una catenella. Quindi all'interno del nostro secondo angolo andremo a lavorare una maglia bassa, una catenella e 2 maglie basse. Vado quindi ad entrare all'interno del foro e lavoro un punto basso singolo, realizzo la catenella e ruoto il fondo in modo da avere frontalmente davanti a me il lato corto. Nello stesso foro vado a lavorare 2 punti bassi. Proseguo poi con 2 maglie basse all'interno di tutti i fori fino ad arrivare al mio terzo angolo. Nel foro dell'angolo dobbiamo lavorare la nostra sequenza di punti a specchio rispetto all'angolo precedente. Se in questo angolo gli ultimi 2 punti erano 2 maglie basse, i primi 2 punti di questo angolo saranno 2 maglie basse. Quindi lavoriamo la nostra sequenza senza variazioni. 2 maglie basse, una catenella e un punto basso. Proseguiamo con 2 maglie basse all'interno di tutti i fori fino ad arrivare al nostro quarto e ultimo angolo. In questo angolo dobbiamo lavorare la nostra sequenza partendo da una maglia bassa, una catenella e 2 maglie basse. Partiamo con una maglia bassa singola, poiché l'ultimo punto che abbiamo lavorato nell'angolo precedente era composto da una sola maglia bassa. E continuiamo la nostra lavorazione con 2 maglie basse negli ultimi 2 fori disponibili. Questo sarà il risultato che dovremo ottenere. Maglie omogenee e il nostro fondo dovrà rimanere perfettamente piatto, senza andare a incurvarsi. Per completare la lavorazione del nostro fondo andiamo ad eseguire una chiusura invisibile utilizzando un ago. Andiamo quindi a tagliare il nostro filo e sfiliamo la nostra asola. Mettiamo il filo su un ago.
Alla nostra sinistra abbiamo il primo punto lavorato, quello che dobbiamo completare, e la prima maglia bassa completa realizzata. Con il nostro ago passiamo da dietro, sotto ad entrambe le costine che compongono il primo punto basso realizzato, e portiamo il filo con noi. E torniamo poi indietro all'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato. Con il nostro ago passiamo in mezzo tra le due costine che compongono il punto. In questo modo, portando così il filo sul retro del nostro fondo. Abbiamo così completato il primo punto e chiuso la lavorazione del fondo in modo invisibile. Non ci resta che bloccare il filo sul retro del nostro fondo. Per avviare il nostro corpo borsa, andiamo ad entrare con l'uncinetto in una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul fondo. Io comincerò da una delle maglie presenti, sempre sul lato corto del mio fondo. Scelta quindi la nostra maglia, con l'uncinetto vi andiamo ad entrare prendendo solamente la metà costina più lontana rispetto a noi, la costa retro del nostro punto. Prendiamo un nuovo filo e lo poniamo direttamente sul nostro uncinetto. Dopodiché lo portiamo attraverso e andiamo poi a bloccare il tutto. Per questo giro di lavorazione andremo ad eseguire una maglia bassa in costa retro su ciascun punto che ci si presenta senza alcun aumento. Vado quindi sul punto successivo passando solamente sotto la costina più lontana rispetto a me. Prendo il filo e lavoro un punto basso. Ripeto lo stesso passaggio nel punto successivo e proseguo in questo modo fino ad arrivare al termine del mio giro. Eseguita l'ultima maglia bassa in costa retro nell'ultimo punto disponibile, andiamo a completare questo giro con una chiusura invisibile. I passaggi che vedremo ora insieme per questa chiusura sono quelli che dovremo ripetere ad ogni fine e inizio giro. Lavorato l'ultimo punto, ho sfilato l'uncinetto e mi sposto qui a sinistra sui primi punti lavorati. Questo è il punto con il quale mi sono agganciata con un nuovo filo alla lavorazione del fondo, mentre questo è il primo punto basso completo che ho lavorato. Con l'uncinetto passo da dietro sotto ad entrambe le costine che compongono questo punto. Dopodiché prendo la mia asola e la vado a porre direttamente sull'uncinetto e con l'uncinetto la porto sul retro del lavoro. I due fili che compongono la mia asola sono diventati la parte superiore del primo punto basso lavorato. Tenendo ferma l'asola sul retro del lavoro, sfilo l'uncinetto e con questo devo passare ora sotto ad entrambi i fili che compongono l'asola che ho portato sul retro. Dal davanti passo sotto a questi due fili, prendo il filo proveniente dalla rocca e lo porto attraverso, creando così una nuova asola e riprendo quella che avevo lasciato sul retro del lavoro. Ho due asole sul mio uncinetto, carico il filo e le vado a chiudere insieme, creando così la prima parte del primo punto del nuovo giro. Per questo giro devo proseguire lavorando una maglia bassa su ciascun punto che mi si presenta. Una maglia bassa normale, quindi prendendo contemporaneamente entrambe le costine che compongono il mio punto. Proseguo quindi lavorando una maglia bassa normale su ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare al termine del giro. Tenendo in considerazione il numero di maglie che ho lavorato all'interno di tutti i fori del mio fondo,
Se ho lavorato correttamente, al termine di questo giro avrò un totale di 92 punti. Con questo numero di maglie di base potrei eseguire tantissimi punti differenti. Ho deciso di puntare sulla semplicità, prima di tutto per non togliere bellezza al kit, ma soprattutto per poter utilizzare solamente una rocca di filato. Se decidiamo di utilizzare punti più operati, potrebbe essere infatti necessario utilizzare una rocca di filato in più. Lavorata quindi l'ultima maglia bassa nell'ultimo punto disponibile, ripetiamo i passaggi che abbiamo visto insieme per la chiusura del giro. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto. Con l'uncinetto entriamo da dietro sopra le due costine che compongono il primo punto basso completo lavorato. Prendiamo la nostra asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo a traverso. Sfilato l'uncinetto, passiamo sotto ad entrambi i fili che compongono la nostra asola. Dopodiché prendiamo il filo e lo portiamo a traverso. Recuperiamo l'asola lasciata sul retro del lavoro e andiamo a chiudere insieme le nostre asole. E siamo così pronti a cominciare un nuovo giro. Il mio corpo borsa sarà composto da 3 giri di lavorazione a punto basso che si andranno ad alternare ad un quarto giro dove alterneremo una maglia bassa ad un punto canestro. Abbiamo lavorato insieme il primo giro di lavorazione a punto basso. Dobbiamo ora andare ad eseguire altri 2 giri a maglia bassa normale, ripetendo i passaggi che abbiamo appena visto insieme. Lavoriamo quindi una maglia bassa normale su ciascun punto che ci si presenta, eseguiamo la chiusura del giro invisibile e andiamo a ripetere lo stesso passaggio ancora per un giro, così da ottenere 1, 2 e 3 giri a punto basso. Completato il terzo giro di lavorazione a punto basso, ho eseguito la chiusura invisibile del giro, con la quale ho anche lavorato il primo punto del mio quarto giro. In questo quarto giro andiamo ad alternare una maglia bassa normale ad un punto canestro. Il punto canestro altro non è che una maglia bassa allungata. Il primo punto l'abbiamo già lavorato e andrà ovviamente a completarsi con la chiusura del giro. Per lavorare il punto canestro, invece di entrare sotto ad entrambe le costine che compongono il punto, scendiamo alla base della riga di lavorazione, tra la penultima e l'ultima riga di maglia bassa che abbiamo lavorato. Entriamo quindi alla base del punto, prendiamo il filo, lo portiamo a traverso e lo allunghiamo alla stessa altezza del punto basso. Dopodiché prendiamo il filo e andiamo a chiudere il nostro punto. Ed ecco qui il nostro punto canestro. Nel punto successivo lavoriamo un punto basso normale. Nel punto seguente scendiamo alla base e lavoriamo un punto canestro, ottenendo questo risultato. Proseguiamo alternando una maglia bassa normale a un punto canestro fino ad arrivare qui, al termine del nostro giro. Al termine del giro, se abbiamo lavorato correttamente, l'ultimo punto che andremo ad eseguire sarà un punto canestro. Andremo poi a concludere questo giro ripetendo gli stessi passaggi per la chiusura invisibile che abbiamo visto nei giri precedenti. Allungheremo quindi la nostra asola, sfileremo l'uncinetto e con l'uncinetto andremo sopra le due costine che compongono, in questo caso, il primo punto canestro lavorato. E andiamo a creare il primo punto basso del nostro prossimo giro. Questi sono tutti i passaggi che dovremo ripetere per il nostro corpo borsa. Andremo ad alternare 3 giri di punto basso normale a un giro di lavorazione dove si alternano una maglia bassa e un punto canestro. Quindi il prossimo giro sarà il primo di 3 giri di lavorazione a punto basso normale. Dopodiché, al quarto giro,
andremo ad alternare una maglia bassa e un punto canestro, come abbiamo appena visto, in quest'ultimo giro di lavorazione. La chiusura e l'inizio di ogni nuovo giro vengono effettuati in modo invisibile, ripetendo i passaggi che abbiamo visto insieme. Proseguiamo quindi alternando i nostri 3 giri a punto basso e il quarto giro con maglie basse e punto canestro, fino ad ottenere un corpo borsa come questo. Ho lavorato giro dopo giro fino a raggiungere un'altezza complessiva di circa 24 cm. Il mio ultimo giro di lavorazione è uno dei 3 giri che andiamo ad eseguire a punto basso normale, senza alcuna variazione. Andiamo quindi a vedere come completare insieme il nostro corpo borsa. Lavorato l'ultimo punto basso di questo giro, vado ad allungare la mia asola, sfilo l'uncinetto e vado a tagliare il filo. Dopodiché sfilo la mia asola e la vado a porre su un ago. Guardiamo i punti qui, alla nostra sinistra. Abbiamo il primo punto del giro, quello che dobbiamo completare con la nostra chiusura invisibile, e il primo punto completo che abbiamo lavorato, in questo caso un punto basso. Con il mio ago devo passare da dietro sotto ad entrambe le costine che compongono il primo punto completo. Il passaggio è dall'interno della borsa verso l'esterno e porto il filo con me. Dopodiché devo tornare indietro all'ultimo punto lavorato di questo giro. Questa volta non passerò sotto ad entrambe le costine, ma esattamente nel mezzo, portando il filo dall'esterno della borsa verso l'interno. In questo modo. Con questi ultimi passaggi abbiamo creato la parte superiore del primo punto del giro, quello che dovevamo completare, e abbiamo chiuso la lavorazione del corpo borsa in modo invisibile, senza alcun scalino. Non ci resta che bloccare il filo all'interno del lavoro. Prima di vedere insieme come agganciare la nostra patella e la relativa chiusura a girello, parliamo di supporti e di fodere. Come potete vedere, il mio corpo borsa rimane perfettamente in piedi da solo, ha raggiunto, per quello che è il mio gusto, già un buon sostegno, una buona rigidità. Ho ottenuto questo effetto sicuramente per la scelta del filato che ho deciso di utilizzare e anche in base alla mia mano di lavorazione. Potreste aver scelto di utilizzare un filato differente rispetto al mio, avere una mano di lavorazione diversa o semplicemente desiderare un corpo borsa molto più rigido. Ricordiamo che il nostro corpo borsa deve reggere il peso anche della nostra patella. Come rendere quindi più rigida la nostra borsa? Possiamo inserire all'interno un supporto in salpa oppure in Ecoflex. Sono materiali che potete trovare sul sito di Intrecci Preziosi in proposte differenti. Trovate infatti delle strutture, delle forme già fatte sia in salpa che in Ecoflex da inserire all'interno della borsa. Mi raccomando, prestate attenzione alle misure di riferimento. Oppure potete trovare questi due materiali in rotoli semplici che potete voi tagliare a misura e andare poi ad inserire all'interno della borsa. Potete trovare un mio video tutorial in collaborazione con Intrecci Preziosi direttamente qui sul mio canale YouTube, il video della mini shopper dove vi mostro passo passo come realizzare una struttura in salpa da inserire all'interno della vostra borsa in base alle misure del vostro progetto. Avrete visto che la nostra patella e la nostra chiusura a girello presentano dei fori per essere cuciti direttamente al corpo borsa. Se decidete di applicare un supporto interno, vi consiglio di realizzare direttamente sul supporto gli stessi fori, così quando andrete ad applicare la patella e la chiusura a girello andrete ad agganciarli oltre che sul corpo borsa anche all'interno del supporto. In questo modo darete molta più resistenza a tutte queste parti. Per quanto riguarda invece la nostra fodera, questa deve essere realizzata una volta cucite tutte le parti del nostro progetto, quindi dopo aver applicato la nostra patella e ovviamente la nostra chiusura. Tutte le cuciture che desideriamo rimangano nascoste all'interno del progetto devono essere realizzate prima
di andare a cucire la nostra fodera. I passaggi per realizzare una fodera su misura per il vostro progetto li trovate sempre nel video della mini shopper già pubblicato qui sul mio canale YouTube in collaborazione con Intrecci. Per quanto riguarda la forma della nostra borsa, questa viene decisa in base alla lavorazione del nostro fondo. Avete visto, io ho utilizzato un fondo rettangolare e ho dato con le mani questa forma anche per la parte superiore del progetto. Ovviamente, se lo desideriamo, ci basta andare a spingere la lavorazione in questo modo per far svasare la parte superiore del nostro progetto. Come vi ho anticipato, non andrò ad inserire alcun supporto all'interno della mia borsa, questo perché voglio poter muovere i laterali del mio progetto in questo modo, creando una sorta di piccolo soffietto verso l'interno. Andremo ad applicare la patella al corpo borsa eseguendo una cucitura all'interno dei fori presenti nella parte superiore. È molto importante la posizione della nostra patella, poiché andremo ad agganciare la tracolla direttamente qui, alle parti in metallo presenti sui laterali. Nel cucire la patella dobbiamo quindi prestare attenzione alla posizione delle parti in metallo, non devono rimanere troppo indietro o troppo avanti rispetto al lato corto del progetto. Se accadesse questo, una volta agganciata la tracolla e indossata la borsa, avremo una scorretta gestione del peso. Nel mio caso andrò ad applicare la mia patella a una distanza di circa 3 cm rispetto al bordo superiore ed eseguirò la mia cucitura utilizzando direttamente l'uncinetto. Fatto quindi un cappio a un nuovo filo, lo tolgo dall'uncinetto e con l'uncinetto vado ad entrare all'interno del primo foro, passando anche all'interno del corpo borsa. Pongo il cappio sull'uncinetto e lo porto attraverso. Mi sposto poi direttamente sul foro successivo. Entro all'interno del foro e all'interno del corpo borsa. Prendo il filo e lo porto attraverso e vado a chiudere direttamente il mio punto come se volessi realizzare un punto bassissimo. Quello che abbiamo ottenuto viene chiamato punto catenella. Questi sono i passaggi che dobbiamo ripetere all'interno di tutti i fori. Allunghiamo leggermente il filo, entriamo nel foro successivo, passando anche all'interno del corpo borsa, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso e andiamo a chiudere il nostro punto. E proseguo in questo modo, foro dopo foro, fino ad arrivare dall'altro lato della mia patella. Eseguiremo la lavorazione dell'ultimo foro utilizzando un ago. Allunghiamo la nostra asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo e poniamo su un ago. Entriamo nell'ultimo foro disponibile e dobbiamo poi tornare indietro al penultimo foro. Con il nostro ago passiamo all'interno del foro e in mezzo tra i due fili che compongono il punto catenella. In questo modo portiamo il filo dall'interno della borsa verso l'esterno e rientriamo poi all'interno dell'ultimo foro e non ci resta che bloccare il filo all'interno del lavoro. L'altezza alla quale andiamo a posizionare questa parte della chiusura a girello sul corpo borsa va ovviamente ad influire sulla piega della nostra patella. Dobbiamo ovviamente controllare, una volta cucita questa parte al corpo borsa, che la nostra patella chiuda dritta, che non vada quindi a storcersi in questo modo. Scelta quindi l'altezza della nostra chiusura, posizioniamo il girello direttamente sul corpo borsa. Utilizzando un nuovo filo e l'ago andiamo a cucire all'interno dei 4 fori. Come abbiamo visto nella sezione del video dedicata ai materiali, all'interno del kit sono presenti tutti gli elementi per creare una tracolla con catena e salvaspalla in verapelle. In particolare la catena è già suddivisa in 2 parti perfettamente uguali e abbiamo poi i nostri moschettoni con anello finale in fondo. Direttamente al salvaspalle in pelle sono già attaccati 2 anelli in metallo. Per unire insieme queste parti dobbiamo prendere un pezzettino di catena alla volta e utilizzando delle pinze aprire la prima maglia e l'ultima maglia della catena. La prima la andremo a far passare all'interno dell'anello presente sul salvaspalla,
L'ultima andrà invece inserita all'interno dello spazio qui dell'anellino del nostro moschettone. Otterremo così una tracolla con un perfetto equilibrio tra le sue parti in metallo e al centro il salvaspalla in vera pelle. Siamo così arrivati al termine del nostro tutorial che io spero sia stato per voi un buon spunto creativo. Vi ricordo che tutti i materiali che avete visto all'interno di questo video li potete trovare sul sito di Intrecci Preziosi che vi lascio scritto qui sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Se questo progetto vi è piaciuto, perché non me lo fate sapere con un bel pollice in su e magari un commento? E ovviamente se ne avete piacere e ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi proprio qui sul mio canale per non perdere tutti i prossimi video tutorial che ho in programma per voi. E se andrete a replicare questo progetto, mi farebbe ovviamente piacere vedere tutte le vostre creazioni. Potete inviarmi le fotografie alla mia pagina Facebook e al mio profilo di Instagram. Trovate tutte le informazioni nel box subito sotto il video. Perciò con la mia Ginepro io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!